Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Clobesol GlaxoSmithKline SpA. Ultimo aggiornamento 8 novembre 2021. Cos'ha Clobesol? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Clobesol durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Clobesol? Clobesol è un farmaco a base del principio attivo clobetasolo propionato, appartenente alla categoria degli corticosteroidi e nello specifico corticosteroidi, molto attivi, gruppo IV. È commercializzato in Italia dall'azienda GlaxoSmithKline SpA. Clobesol può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Clobesol 0,05% unguento 30g. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: GlaxoSmithKline SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: clobetasolo propionato. Gruppo terapeutico: corticosteroidi. Forma farmaceutica: unguento. Indicazioni: dermatopatie sensibili ai corticosteroidi, specialmente quelle più impegnative e resistenti quali, ad esempio, la psoriasi, esclusa la psoriasi a placche diffusa, gli eczemi recidivanti, il lichen planus ed il lupus eritematoso discoide e tutte le altre condizioni che non rispondono in maniera soddisfacente a steroidi meno attivi. Il clobetasolo propionato, per le sue caratteristiche terapeutiche, è in grado di risolvere rapidamente anche lesioni dermatologiche resistenti ad altri corticosteroidi. Dopo trattamento con Clobesol, le affezioni dermatologiche recidivanti presentano, di massima, tempi di remissione più lunghi e ricadute di grado meno severo. Posologia: il clobetasolo propionato appartiene alla classe più potente dei corticosteroidi topici, gruppo IV, e l'uso prolungato può provocare gravi effetti indesiderati, vedere paragrafo 4.4. Se il trattamento con un corticosteroide locale ha clinicamente giustificato oltre 4 settimane, deve essere presa in considerazione una preparazione di corticosteroidi meno potente. Cicli ripetuti ma brevi di clobetasolo propionato possono essere utilizzati per controllare le riacutizzazioni, vedere i dettagli di seguito. Unguento: le dermatosi secche squamose ad impronta lichenoide ed ipercheratosica risentono maggior beneficio dall'applicazione dell'unguento. Crema: l'applicazione della crema è indicata in tutte le lesioni a qualunque localizzazione. Il veicolo idrodispersibile fa preferire la crema nel trattamento delle superfici cutanee delicate ed umide. Adulti, anziani e bambini di 1 anno di età ed oltre. Applicare e massaggiare delicatamente uno strato sottile di prodotto sufficiente a coprire tutta l'area colpita 1 o 2 volte al giorno fino a 4 settimane finché si sia ottenuto un sensibile miglioramento, quindi ridurre la frequenza delle applicazioni o passare ad un cortisonico meno potente. Far passare un tempo sufficiente all'assorbimento dopo ogni applicazione prima di stendere la crema emolliente. Il controllo delle esacerbazioni può essere ottenuto con brevi cicli ripetuti di trattamento con clobetasolo propionato. Nelle lesioni più resistenti, specialmente in caso di ipercheratosi, l'effetto del clobetasolo può essere potenziato, se necessario, mediante bendaggio occlusivo con pellicole di polietilene. Tale bendaggio, mantenuto solo durante la notte, consente di ottenere una risposta soddisfacente. Successivamente il miglioramento può essere mantenuto anche senza bendaggio occlusivo. Se le condizioni peggiorano o non si risolvono in 2-4 settimane, il trattamento e la diagnosi devono essere rivalutati. Il trattamento non deve essere protratto per più di 4 settimane senza controllo del medico. Se si dovesse rendere necessaria una terapia steroidea continuativa, dovrebbe essere usata una preparazione meno potente. La dose massima settimanale non deve superare i 50 g per metri quadrati / settimana. Dermatiti atopiche, eczema. La terapia con clobetasolo propionato deve essere gradualmente interrotta una volta che si ha raggiunto il controllo della patologia e si deve utilizzare una crema emolliente come terapia di mantenimento. Si possono verificare ricadute di dermatiti preesistenti con la brusca interruzione di clobetasolo propionato. Eczemi recidivanti. Una volta che un episodio acuto è stato trattato in modo efficace dopo una terapia continua di corticosteroidi topici, si deve prendere in considerazione una somministrazione intermittente, 1 volta al giorno, 2 volte a settimana, senza bendaggio occlusivo. È stato dimostrato che questo iter è utile nel ridurre la frequenza delle ricadute.
L'applicazione deve essere continuata su tutte le zone precedentemente trattate e anche su quelle note come sedi di possibili ricadute. Questo regime deve essere associato all'uso giornaliero di emollienti. La condizione e il rapporto beneficio/rischio di un trattamento continuato devono essere rivalutati regolarmente. Popolazione pediatrica. Il clobetasolo propionato ha controindicato nei bambini al di sotto dell'anno di età. I bambini hanno maggiori probabilità di sviluppare gli effetti collaterali locali e sistemici dei corticosteroidi topici e, in generale, richiedono terapie più brevi e cortisonici meno potenti rispetto agli adulti. Si deve prestare attenzione quando si usa il clobetasolo propionato per assicurare che la quantità di farmaco richiesta sia la minima necessaria a fornire un beneficio terapeutico. Popolazione anziana. Gli studi clinici non hanno identificato differenze nelle risposte al farmaco tra pazienti anziani e pazienti più giovani. La maggiore frequenza di casi di diminuzione della funzionalità epatica o renale nei pazienti anziani può ritardare l'eliminazione, in caso si verifichi assorbimento a livello sistemico. Pertanto deve essere usata la quantità minima di farmaco e per il minor tempo per raggiungere il beneficio clinico desiderato. Insufficienza renale/epatica. In caso di assorbimento a livello sistemico, quando l'applicazione ha su una grande superficie per un periodo prolungato, il metabolismo e l'eliminazione possono risultare rallentati provocando perciò l'aumento del rischio di tossicità sistemica. Pertanto deve essere usata la quantità minima di farmaco e per il minor tempo per raggiungere il beneficio clinico desiderato. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo, ad altre sostanze strettamente collegate da un punto di vista chimico o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Le seguenti patologie non devono essere trattate con clobetasolo propionato. Infezioni cutanee non trattate. Infezioni virali primarie della cute da trattare, herpes, varicella, eccetera. Infezioni batteriche o micotiche primarie della cute, rosacea, acne vulgaris, dermatite periorale, ulcere cutanee, prurito senza infiammazione, prurito anogenitale, dermatosi nei bambini di età inferiore ad 1 anno incluse le dermatiti e le eruzioni da pannolino. La medicazione occlusiva controindicata nelle lesioni essudative e nei pazienti con dermatite atopica. Controindicato durante la gravidanza e l'allattamento, vedere paragrafo 4.6. Il prodotto non ha per uso oftalmico. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il clobetasolo propionato deve essere usato con cautela nei pazienti con una storia di ipersensibilità locale ai corticosteroidi o ad una qualsiasi degli eccipienti del farmaco. Le reazioni di ipersensibilità, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. È stato dimostrato che la somministrazione contemporanea di farmaci che possono inibire il CYP3A4, ad esempio ritonavir e itraconazolo, inibisce il metabolismo dei corticosteroidi, comportando l'aumento dell'esposizione sistemica. Il livello, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere clobesol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere clobesol durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. Non ci sono dati nell'uomo per valutare l'effetto dei corticosteroidi topici sulla fertilità. Gravidanza. Ci sono dati limitati sull'uso di clobetasolo propionato nelle donne in gravidanza. La somministrazione topica, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati eseguiti studi per investigare l'effetto di clobetasolo propionato sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Non sarebbe previsto un effetto negativo su tali attività considerato il profilo degli effetti indesiderati del clobetasolo propionato topico. Effetti indesiderati. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi e segni. Il clobetasolo propionato applicato a livello topico può essere assorbito in quantità sufficiente per dare effetti sistemici. A zero molto improbabile l'evenienza di un sovradosaggio acuto, comunque in caso di sovradosaggio cronico o di abuso, possono manifestarsi segni di ipercortisolismo, vedere paragrafo 4.8. L'impiego eccessivo e prolungato di corticosteroidi topici può deprimere la funzione ipofisaria surrenalica, provocando iposurrenalismo secondario e manifestazioni di ipercortisolismo tra cui la sindrome di Cushing, in particolare astenia, adinamia, ipertensione arteriosa, turbe del ritmo cardiaco, ipopotassiemia, acidosi metabolica. Trattamento. Nel caso di sovradosaggio, l'applicazione di clobetasolo propionato deve essere interrotta in modo graduale riducendo la frequenza delle applicazioni o sostituendo il farmaco con un corticosteroide meno potente per evitare il rischio di insufficienza surrenalica.
Un'ulteriore valutazione medica dovrebbe essere intrapresa come indicato clinicamente o come raccomandato dal Centro Nazionale Veleni, se disponibili. I sintomi di ipercorticalismo acuto sono generalmente reversibili. Se necessario, trattare lo squilibrio elettrolitico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Corticosteroidi molto attivi, IV gruppo codice ATC. D07 ad 01. I corticosteroidi topici agiscono come agenti antinfiammatori attraverso un meccanismo multiplo volto a inibire le reazioni allergiche di fase ritardata. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. I corticosteroidi topici possono essere assorbiti a livello sistemico attraverso la cute integra. Il livello di assorbimento percutaneo dei corticosteroidi topici è determinato da diversi fattori, compreso il veicolo, dati preclinici di sicurezza, carcinogenesi/mutagenesi. Carcinogenesi. Non sono stati eseguiti studi a lungo termine sugli animali per valutare il potenziale carcinogenico del clobetasolo propionato topico. Genotossicità. Il clobetasolo propionato non ha dimostrato di essere, elenco degli eccipienti, crema, glicole propilenico, gliceril monostiarato autoemulsionante, gliceril monostiarato, alcol cetostearilico, miscela di paraffine e cere naturali, clorocresolo, sodio citrato, acido citrico, acqua depurata. Unguento, glicole propilenico, sorbitanse squioleato, vaselina bianca. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di clobesol a base di clobetasolo propionato sono: clobesol, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.